Bene, benvenuti a questa sessione per Agata. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Ti aiuto e ti accompagno in questa breve induzione contando da 5 a 1 e ti connetti ad Agata 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Arriva, si porta per mano sua figlia sulla destra e l'altra persona sulla sinistra. Lei è vestita come se fosse una contadina, sai, il grembiule, tipo i capelli tutti raccolti e un grembiule tipo da campo, no? La contadina, tutta indaffarata e dice: su, facciamogli vedere qualcosa. Facciamo la festa. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Ok. Perché è vestita così? È una vita precedente questa? Sì, sì, la vedo proprio in mezzo ai campi, niente di così enorme, ma tipo come lei era una, sai, la casa dove viveva con i figli e il marito e avevano un po' di terreno, quindi lei di giorno si occupava di questa cosa qua, mentre il marito andava a lavorare, quindi gestiva un po' un piccolo Un campo, orto, un orto, e avevano tipo anche due frutta. maialini, due mucche, ecco, Una qualche animale. piccola fattoria Sì, per loro, vicino diciamo. alla casa. Sì. E il marito era contadino? No, il marito andava in un paese vicino a lavorare, faceva tipo dei turni in fabbrica e poi, vabbè, quando non Ah, ok. lavorava, lavorava lì. Mm. Ti dà l'autorizzazione, Agata? Sì, sì, sì. Ok. Qual è il motivo per cui ci mostra questa vita no, beh, insomma, chiamiamola contadina, anche se non è... Mostra questo perché è dove lei vorrebbe scappare, dove Anima vorrebbe... eh, allora, Anima vuole giocare qua, però è un po'... è come se nella persona di Agatha in questa vita non riuscisse a esprimere completamente quello che vorrebbe fare e quindi l'ideale dove tornare è quella vita lì. Non so se mi sono Sì, sì, spiegata. Mm. va bene. Apriamo solo una parentesi. Mhm, Staccati la mhm, situazione. Agata, mhm. rapporto PS-PE. 65 la PE, 35 la PS. Vibrazione. Mi è venuto 25 milioni. Milioni. In questo momento sì. Consapevolezza. 70%. Ok. Percentuale. L'abbiamo visto ieri con Sabrina e lo introduciamo Mhm. anche oggi. Percentuale, nel caso di Agata, di cervello utilizzato. Sai che abbiamo una parte Sì. molto importante di cervello inattiva. Mm. Allora, mi viene 10% in tutto. Ok. Sabrina ha visto che il massimo ottenibile è il 15% con le condizioni che abbiamo del nostro DNA. Tu vedi una cifra, una percentuale simile? Tra tutti, tu dici a livello proprio Mhm. mondiale. 4-5 persone sono arrivate anche al 25, però la media 17% mi viene. Quale
cosa bisogna fare per arrivare al 25? Allora, imparare a... vedo queste 4-5 persone che praticamente vivono tutto il giorno, ehm, stanno molto attenti alla vibrazione, ad innalzare le vibrazioni, a stare a una certa vibrazione, a fare le cose centrati in una certa vibrazione. È come se man mano riuscissero a eh, ri- mh, registrarsi sulle vibrazioni del cervello, Ok, sempre più, gradualmente. sì, Ma gradualmente. la percentuale di cervello attivata poi non torna indietro. Una volta che io attivo dal 10%, Agatha attiva dal 10% al 12%, non torna al 10%. No, non torna al 10. Sa che può, diciamo per non sprecare energie, tra virgolette, così, può modulare le vibrazioni in base alla parte del cervello che deve usare. Cioè uno diventa proprio consapevole, vedo queste 5 persone che sono proprio consapevoli della parte del cervello che devono usare nelle varie situazioni. Quindi modulano le vibrazioni in base alla parte del cervello che devono usare, quindi alla quantità di energia da usare. Agatha potrebbe attivare il 100% del suo cervello? Potenzialmente tutti. E cosa succederebbe col 100%? Saremmo in un'altra... riusciremmo ad andare a fare altre esperienze. Ci potremmo spostare con il teletrasporto Sì, mentale? Sì? sì, non E- solo sulla Terra, ma anche all'esterno, ma fisicamente? fisicamente. Aprendo portali o così? Vado su Marte. Così è come se Io riuscissimo poi a... Io vedo proprio come se, allora, fai così e sei, e nel momento in cui sei, per esempio, su Marte, materializzi un corpo adatto a Marte in quell'istante. mm, fantastico. Ah, Telecinesi? sì, beh, i cinesi verrebbe facile. Cioè spostamento di oggetti con il pensiero, lettura del pensiero, comunicazione attraverso il Ah, tutto? pensiero, Sì, sì, sì. creazione di materiale, gli apporti famosi, cioè io creo una pepita d'oro, boh, ce l'ho in mano. Sì, sì, tutto. Ho bisogno di una Potenzialmente, macchina, creo una macchina. sì, Anche una macchina? tutto, tutto, potremmo creare tutto. Io vedo Ok. proprio tutto. Come C'è una qual- stampante 3D all'istante. c'è qualcuno in ascolto in questa sessione? Assolutamente, come sempre, Chi? all'inizio. Allora, questo è il Deep State. Mm? Chiamali, Sì. tutti uno davanti all'altro, tutti sull'attenti, Mhm, tutti con una carota nel culo, mhm, così stanno belli dritti, mhm. belli sull'attenti. Se qualcuno non vuole, la carota diventa una melanzana. Se qualcuno non vuole, la carota diventa una di quelle zucchine cinesi lunghissime. Beh, sono abituati, no, a questo genere di Mm, perversione. infatti. Non dovrebbe essere, hanno sicuramente un parco verdure quando fanno le loro belle Mm. cose. Chi è? Chi sono? Quanti Allora, sono? sono 5 e sono dei controllori proprio addetti a... Uomini, donne, esseri umani? Chi sono? sono 5 uomini. Sì, Hanno sì, tutti, l'hanno occupato? sì, sì. Ok. Da? Quale ortaggio? Carote, hanno preso le carote, non se Ok. l'aspettavano, sono riusciti a infilargliele tranquillamente. Bei carotoni, grossi, Mhm, mi raccomando. mhm, Ok. Non meno di 25 centimetri di carote grosse transgender. Belle mhm, dure che, anzi anche molli perché se si spezzano è meglio. Mm? mhm. Chi è il capo? Cosa vuole? Capire a che punto siamo per provare a interrompere la nostra potenza. Mhm. Come si Non chiama? s- James Stewart. Nero? No, no,
A quanto Un vibra? po' tipo stile Schwarzenegger, come non è Quanto? lui, ma 200 milioni, beh, per forza, per stare Ok. almeno minimo a sentire quello che facciamo noi. Quanti bambini ha ucciso James? 50. Donne? Donne 20, ma è controllore di un grosso posto dove tengono queste donne rinchiuse apposta per fare bambini. Uomini? Ma uomini uccisi, che ne ha uccisi? Mhm. 30. Gli altri 4 sono sotto di lui? Sì, sono sotto di lui perché sono arrivati dopo e non sono ancora a questo livello di esperienza, tra virgolette. Mm. Sono tipo uno stadio sotto e quindi vanno con lui per Va bene, imparare. adesso usiamo le 5 carote come Mhm. mezzo per aumentare la vibrazione delle carote. Le carote aumentano di vibrazione, diventano sempre più calde, iniziano ad essere molto calde, iniziano ad essere scottanti. Una vibrazione molto alta, per queste persone che non vibrano alto, è un grosso problema. La vibrazione delle carote è 1 Mhm. miliardo. Dimmi a quanto è. 10.000 miliardi adesso. Ok. Li E che sta succede? folgorando dall'interno. Li sta letteralmente folgorando dall'interno. Che Proprio succede agli uomini li fisici? stanno bruciando dall'interno, vedo come microfulmini dall'interno proprio che bruciano tutto. E poi esplodono, stanno esplodendo uno alla volta. Nella realtà, cosa succede a questi 5 uomini? Iniziano a stare male, ma male male e non riescono a capire da cosa. Vedo che da oggi o domani andranno all'ospedale per capire come mai stanno così male, non riusciranno neanche a lavorare, a alzarsi. Ok, chiudiamo questo capitolo, chiudiamo la nostra sessione di Agatha in un cubo di energia. Mhm. Nessuno, l'ho detto perché sentivo la mia voce ad eco ed è un classico quando ci Anch'io, controllano. infatti, già da prima. Chiudiamo questa sessione privata, resti privata, nessuno può accedere a questa sessione che non abbia il nostro consenso. Vite precedenti di Agatha, numero. 2594. Ok, diamo subito ad Agatha la pillola V di vibrazione. Mhm. 25 milioni sono troppo pochi, abbiamo bisogno della sua collaborazione. Mm. La prende? Mhm. Sì, 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 sta già salendo la vibrazione. A quanto sta? 700 milioni. Ok, la può alzare nel corso della sessione, Mhm. quanto le pare. Se hai voglia di poi dirci, ah guarda è salita lì, Mhm. dimmelo Ok, pure quando dovesse ok. capitare. Va bene, causa esoterica del fatto che Agatha nasce da una madre in età avanzata per l'epoca, se c'è. Allora, ho visto già prima che è come se lei fosse predisposta già a un programma da quando è nata, a un programma rispetto alle nascite. Ehm, allora, lei è stata fatta nascere lì per poi poter far nascere sua figlia in una certa situazione. Mm. Questo è un Capisci? contratto Sì, che sì, lei ha sì, stabilito. Ok. esatto, il suo Causa padre. esoterica della mancanza di ricordi dell'infanzia. Lei si ricorda qualcosa solo quando glielo spiegano, magari con una foto
in mano, ah, qui eri il tuo compleanno, questo era la festa del... Allora, lì ci sono state delle... ci sono proprio ci sono stati degli impulsi di cancellazione della memoria da parte di un'entità mentale, che è stata in lei fino intorno ai 25 anni, Mhm. ed era proprio preposta a cancellare gli eventi dell'infanzia, soprattutto quelli Belli. dove lei era tranquilla, sì, esatto. Che livello questa entità mentale? 3. Ci sono altre entità mentali? Adesso ne ha... Allora, sono vari, sono cambiate parecchio nella sua vita. Adesso ne ha una. Adesso ne ha una. Di livello 2. Ce n'è stata una, non so, mi viene proprio da vedere. Ce n'è stata una abbastanza forte di livello 5. Chiamiamole tutte, anche se Ok. adesso ho solo la livello 2, Mhm. chiamiamole tutte. Ha un livello 2 di adesso, un livello 3 e 5 del passato. Sì. Altri livelli del passato? Mm. No, no. Ok. La 5 a cosa, quale compito doveva eseguire? Allora, la 5 è entrata quando ha avuto l'incidente, quell'incidente dove lei poi si è vista fuori dal corpo. Mhm. Stradale. E sì. Eh, allora, la 5, lo scopo principale era quello che lei doveva rimanere mm, fedele alla persona che aveva scelto come compagno. Mm. Era proprio come un pensiero fisso, come se doveva essere così ad ogni costo. Chiedo con un gesto del capo ad Agatha, era lo stalker all'epoca di questo incidente? Ok, ok, era lo stalker. Mhm. E ok, livello 2 di adesso qual è? Livello 3 l'abbiamo visto, beh, del passato. Sì, sì. Livello 2? Il livello 2. Aspetta, perché continua a venirmi quella cosa lì del livello 5. Aspetta. Dimmi quel che vedi. È come se allora, è andata via, allora, a livello 5 è stato eliminato, però è come se continuasse a venirmi in mente questa cosa perché c'entra qualcosa con adesso. Come se fosse... Con l'ex? Mm, Lo stalker? sì, cioè quella di È con livello 2 lei? è come se fosse un collegamento a livello 5. Ok. Un secondo passaggio, ecco. L'ex stalker Mhm, è deceduto mhm. per fatti suoi. Lo chiamiamo come Sì. disincarnato. Io chiamerei anche tua mamma. Mm? Chiamiamo la mamma e lo stalker. Vediamo se si Mhm. presentano tutti e due. Lo stalker si presenta, ma al posto della faccia vedo come se avesse un mega casco bianco che copre anche la faccia. Mm. La madre? E la madre arriva con dei vestiti molto larghi, chiari, e capelli lunghi grigi. Mhm. La madre è sulla terra, è legata alla terra. Sì, sì. La madre è legata alla terra ed è legata ad Agatha. Era lei in sogno, quello Ma che ci sì, racconta, sì, 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 era lei. nonostante avesse i capelli in disordine o altre caratteristiche che non hanno convinto Agatha. Sì, sì, ma era lei. Mi era già venuto prima che era lei. Ah, ovviamente è interferita, no? Sì, Mm. L'ex col casco è interferito, non è che sì, ci voglia certo, molto. Ok. assolutamente. Bene, la madre cosa vuole dire? No, anzi, apriamo un portale aureo a Mhm. entrambi. Entrambi vogliono entrarci. La madre più facilmente, sì, sì, la madre dice ok, oh, finalmente quel posto lì mi piace proprio.
Il portale ha un condotto bello. Facciamolo andare a metà del condotto, non vada via subito. Ok. Lì la vedi ancora interferita a metà condotto? No, man mano che entra nel condotto è come se perdesse i pezzi delle interferenze, no? È proprio come se si spogliasse dalle interferenze e poi la vedo ringiovanita con i capelli castani tutti in ordine, tutti pettinati in una coda. Mhm. Ok, l'ex vede tutto questo Sì. e che fa? Non va, dice io devo stare qua ancora. Ok, la madre vuole lasciare un messaggio alla figlia da questa posizione. Gli dice, pensavo di esserti utile rimanendo qua, ma mi sono resa conto adesso che invece ti portavo disagio. E quindi adesso che vedo st- che, che stai bene, non hai bisogno della mia presenza, posso essere libera di andare. E poi gli dice, volevo provare a farti vedere che anche se uno appare trasandato o malmesso, comunque la sua energia è importante e non è quello che conta, ma è l'energia che ha dentro. Quali problemi dava, se li dava ad Agatha la madre con la sua presenza? Era come se fosse un'energia in più in quel momento che mh, interferiva con quello che stava facendo. Ehm, Come se gli limitava un po' l'azione, gliela Cioè, rallentava, gliela lei non limitava. capiva quando era solo lei, Es- cioè Agatha non capiva quando c'era solo lei, quando c'era un contributo della madre sì, o un ostacolo della madre. sì, esatto. Un ostacolo. Quindi non lo Un so, ostacolo. voglio riprendere a dipingere, beh, un esempio così casuale. Sì, Non riesco, è colpa mia. No, c'era in no, qualche modo un ingombro che era sì, la madre che, senza volerlo, impediva ad Agatha di ottenere quel sì, risultato suo. Ok. esatto. Va Mhm. bene, salutiamo la mamma allora. Se questo è il messaggio, Mhm. la possiamo salutare. Sì. Un'ultima parola? Grazie, dice grazie. Ok, la salutiamo. Mhm. Dimmi cosa succede quando va di là. Una volta Sabrina è andata a vedere di là ed era tutta contenta, vai a vedere. Anche tu, divertiti. Mm. Allora, sono tutt'uno con questa energia, e fluttuo. È bello? È bellissimo, ti senti leggero, ti senti Cosa libero, vedi? luminoso. E c'è questa energia, è energia. Mm. La vedi la madre di Agatha? Vedo che è appena entrata e sta diventando energia. Come la vedi l'energia? Una macchia di luce? È difficile da spiegare. Eh, Una macchia di luce può può, sembrare la cosa può più... sembrare un insieme di cerchiolini, un insieme di atomi, molecole, non so, tutte assieme che si muovono creando questo campo che poi si irraggia, non so come spiegarlo. Assomiglia agli stormi di uccelli che si spostano tutti insieme? Vagamente, visto che sono dei Sì, puntini però nella- in maniera ordinata. Sai, gli uccelli fanno un po' così, no? Cioè sono ordinati, ma fanno un po', non delle po' così, forme cosa. geometriche, Ecco, invece qua è proprio, non geometriche, cioè, un movimento così, sì. più piatto. Sì, più regolare, ordinato, più. Cioè, negli uccelli c'è un capo che dirige lo stormo. Mhm. Qua non c'è un capo, No, è qua. coerente il movimento Esatto,
è Sì, più tutti valiamo uno, non c'è sì, un capo che dice, perché sono stati fatti degli studi sugli stormi e in pratica c'è uno, due, sì. tre, insomma ci sono un piccolo gruppo che Mm. decide, anche perché insomma, se no si No, spiega, è un casino. se no è un A parte casino. che quando vedi Eh gli stormi si vede proprio che davanti c'è come una punta e poi sì, sì, tutto il sì, resto. sì, sì. Invece qua è tutta una cosa unica, si muovono come se si muovessero Va bene. sincronicamente. L'ex. L'ex interferisce con Agatha? Allora, Lex interferisce con Agatha perché è come se avesse un'interferenza ancora che deve essere legata ad Agatha. Non so se... Livello 2. Sì, Ok. L'ex vuole andare attraverso il portale? Lex vuole andare attraverso il portale, ma dice io adesso devo stare qua. Va bene, che ci vada, è inutile che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Se vuole andare attraverso il portale, vada attraverso il portale. È l'epoca questa della gente con le palle. Io non ne posso più di gente senza palle. È la gente con le palle deve tirar fuori le palle. Questo ex ha le palle o no? Me le mostri. Vabbè, vado, ha detto. Ah, fuori le palle, soprattutto gli uomini, fuori i coglioni. Ah, l'interferenza, io devo, ma di che? C'è un portale aureo, approfittane, dentro, a calci. Scusate il metodo poco prosaico, ma che cazzo? Quindi ci va o non ci va? Sì, ci sta E andando. perché non ci è andato Molto. subito? A chi dava retta? Perché non deve dare retta a me, deve dare retta a un'interferenza che non vale nulla, che è un'invenzione, è un ologramma. Io sono un ologramma, venga da me a stringermi la mano, a vedere che non sono un ologramma. Piacere, ex. Deve esserne Vabbè. convinto. Me la stringe la mano o no? Sì, sì, te la stringe Ok, e guarda l'interferenza che aveva buttato per terra che è diventata piatta, un nulla, un ok. A foglio quanto per terra. vibro? Lui non prende la mia vibrazione, la sente e No, basta. 100.000 miliardi. Ok. Cosa ne pensa di questa vibrazione? Si rende conto che... Che si deve rendere conto che Sì, la può sì, sì. raggiungere anche lui. Si rende conto dell'esistenza di questa vibrazione e allora è come sta cercando di capire che cos'è, perché continua a guardare, mentre ti tiene la mano e sente la tua vibrazione, continua a girarsi verso di te e verso l'interferenza che è diventata un foglio inutile, verso Mm. di te e verso l'interferenza. Ok. L'informazione che gli do adesso è che quella vibrazione la può raggiungere anche lui, con un piccolo escamotage, la pillola V di vibrazione. Se vuole la prende, la mangia, dentro c'è informazione che gli dice che può alzare la sua frequenza. La frequenza è Mhm. sua ed è tutto. Sì. L'interferenza non è sua e non è niente. Mhm. Sto Ok? facendo, ok. E il suo processo è suo, andiamo via dritti, Mhm. va nel portale. Sì, adesso ti ho Ok. lasciato la mano e va. Vuole lasciare un messaggio? Ok. Oh, finalmente sono libero, adesso ho capito. Posso Ok. andare. L'entità, salutiamo e chiudiamo il Mm, portale. mhm. L'entità di livello 2 di Agatha è depotenziata o addirittura assente? Infatti, sì. È stata buttata proprio a terra a zero, cioè è una cosa strana perché così non era mai successo. Era proprio collegata con l'ex Ok. disincarnato e quindi è stata proprio eliminata. Va bene. Tre casi di premorte nella vita di Agatha. Causa esoterica, appunto, dell'incidente con Lobe. Lì dovevano portare avanti questo programma con l'entità mentale di livello 5. Mm. Ci sono E quindi entità eteriche?
Sì, l'avevo vista prima. Allora, è arrivato Odino. Ha provato a mandare avanti qualcun altro, ma tanto io. Ok, ci sono i DL? E di L ce n'erano tre, due che giravano intorno e uno dentro, ma sono stati eliminati insieme all'entità mentale di livello 2. Ci sono impianti? Impianti ne ha 5. Dove? Allora, due sulle ginocchia, due sopra sulle creste iliache e una nella gola. Ok, causa esoterica dell'operazione alla tiroide. Quello era l'impianto che ha ancora. Alla gola. Mhm. Causa esoterica del triplice intervento dopo un ennesimo incidente. Allora, quello l'avevo già visto prima. Allora, era l'esperimento che dovevano fare che doveva fare questa entità mentale che c'era. E l'esperimento era vedere fino. Allora, tramite, vabbè, l'incidente che riuscivano a mettere riuscivano a cambiare gli EDL, rimetterli, e l'esperimento era proprio questo, vedere con cioè io vedo proprio questa, no, aspetta, ti dico perché manca un pezzo. Quello che io ho visto era che la persona che vive, che è morta lì, è ancora Mm. lì, e l'ha proprio tirata. Nella casa, tu dici? Sì, gli ha proprio fatto di. L'uomo? Sì, l'ha fatta proprio cadere, tirandola, ok? E in quel momento lì, io prima ho visto come se lui avesse un astio verso di lei, non so se quello che vedo io a livello eterico è quello. E quindi era una ripicca verso di lei, no? Un tentativo di farla sparire dalla casa. E in quell'occasione lì Mm. le entità mh, hanno sperimentato di vedere fino a che punto la, eh, il danno sulla parte fisica della persona, Mm. ok? Mm. Fino a che punto la persona poteva sopportare il danno fisico e quanto questo agevolasse loro per inserire, togliere, fare collegamenti energetici, prendere informazioni. Mm. Non so se sono Oh, riuscita a ma spiegare qui bene. stiamo parlando di Odino che Sì. utilizza, ok, che Mm, utilizza mm. il padre del Per compagno Sì, esatto, esatto. e la cognata strega. Sì, questa strega in vita, sì, sì. Va bene, gli Certo, tutte le incidenti. volte cerca di. Sì, Causa sì. esoterica della psoriasi dai 13 anni, che prima non abbiamo detto. E lei sente quando gli mandano gli impulsi per le informazioni, lo sente proprio. Quali Mi fa informazioni? queste. Quando le entità, soprattutto mentali, fanno i loro giochetti di prendere e mandare informazioni tramite gli EDL e alcuni impianti, a livello cutaneo lei reagisce così, cioè il suo corpo reagisce così, diciamo, un'intolleranza alla. All'interferenza. Sì, è proprio la traduzione fisica, ecco. È la traduzione fisica del non sopportare un'interferenza. Sì, Lei non esatto, nasce per un'interferenza, nessuno nasce per un'interferenza, esatto. quindi somatizzano Sì, interferenza, che poi sia disincarnato, un'entità sì, eterica, certo. un impianto, un'entità mentale o Mentale. tutti e cinque o quattro. Ok. Mhm. Va bene. Brasile.
lei desidera rimanere incinta, braccialetto, io non avrei fatto questa cosa, francamente. Sì, neanche io assolutamente. Se il braccialetto viene perso, si resta incinta, no? Lei resta incinta e così accade. Lei ha stretto un contratto? Ha fatto un Ho stretto patto? un contratto già quando è nata e lì hanno inserito un po' di DNA non umano, alieno. Vedo una- Non ho capito quando lei è Quando, stato quando è stato rimasta trasferito. incinta, quando è rimasta incinta tramite quel rito lì, Ok. hanno usato Dove ha origine questo rito del braccialetto? Ci sono tanti riti del braccialetto, se lo perdi succede che, no? E poi si perde Mhm. davvero. Ah, non so dove l'ho perso. Ah, ma non c'è più. Mm, Ah, è nel letto. No, dov'è? Ah, l'ho perso in acqua, in mhm. mare. C'è un'entità unica legata al giochino del braccialetto? Allora, Il braccialetto è una manetta, è un, scusa, cosa hai detto? è un Ultima parola. pezzo di manetta, no? Io ti leggo. Sì, sì, ah, sì, sì, ok. Sì, sì, infatti. È un contratto, no? Mhm. Quindi tu, ehm, allora con questo braccialetto è così, nel momento in cui, quindi tu fai un contratto, nel momento in cui tu lo perdi, sarai legato a questo contratto. Allora, te lo Per rispiego. sempre. Sì, però da lì è come se finché c'è il braccialetto c'è la creazione del progetto. No? È come se tu devi mettere una fabbrica, fai il progetto, poi la devi costruire e quando perdi il braccialetto è da quando la fabbrica entra in funzione. Mhm. Ok? Quindi fino a quando hai il braccialetto c'è la creazione e l'impostazione del progetto. Da quando lo perdi inizia a essere attivo il progetto. Ok. Mhm. Quali sono le entità con cui scambia un contratto? Allora, vedo delle entità religiose, vedo ehm, Pleiadiani, vedo dei Pleiadiani. ehm, ok, l'origine ha origine nel Centro America, più che Brasile, un po' più su, proprio originariamente. Come si chiama questa corrente di pensiero, questo rito, questo... Allora, il rito mi dice Ramai, Chi te lo dice? questo pleiadiano che dice che si chiama Mantù. Vabbè. Eh, C'è ancora questa interferenza? No, è passata alla figlia, lei è stata un tramite. Va bene. Allora chiamiamo la figlia e la Mhm, nemica ok. ad Mhm, assistere alla sessione. Tutto quello che è stato detto è in essere, quindi è come se l'avessero già acquisito. mhm, Figlia e nemica. Sono due persone. mhm, La donna che ok, lei ha definito nemica. mhm. Si presentano? Sì, sì, già all'inizio. Ok, l'invito è aperto a tutti quelli che Agatha vuole invitare, ovviamente. Il nostro cinema ha un sacco di posti. Infiniti. Si presentano entrambe? Sì, sì. Prima fila, seconda fila, quinta fila, decima No, fila. no, sono in prima fila. Ok. Sono una accanto all'altra o lontane? Sono di fianco ad Agatha, la figlia a destra e la nemica a sinistra. La nemica la vedo con degli occhiali da sole, tipo Tipo stronza. chips. Sì. Ha una faccia da stronza. Se la vuole coprire, Ok. non vuole farsi vedere. Non so perché le nemiche hanno sempre gli occhiali scuri, no? Infatti, Da stronza, che non si vogliono tipo far vedere. agente Smith, una roba del Esatto. genere.
Va bene. Va bene, la casa la puliamo alla fine, l'abbiamo Mhm. vista. Non è che i due testimoni vogliono prendere la via del portale aureo? Dunque, allora, lui è No, morto, la cognata strega non infatti, lo so, è no, morta? La cognata no, strega? No, ok. Lui no, quindi. no. Mm. Ah, adesso che glielo mostra, dice, ah, ecco, non lo sapeva che aveva Ma questa deve opzione. abbandonare Geova però, eh. Eh. O Geova o il portale aureo, eh. Geova, Yahweh. Mm. Mm. So, io non so, ci penserei al suo posto. Sai com'è, Yahweh, voglio dire. Poi se Yahweh ti Ma dice di ha mangiare visto, tuo figlio, ascolta, lo vede, dice Yahweh. mi è arrivata questa scena, ha visto quello che a noi abbiamo fatto vedere un po' di sessioni fa su Yahweh, su Geova, e in questo momento gli è apparso a destra e quindi si è reso conto adesso di chi è Geova e quindi sceglie di andare nel portale aureo. Andiamo giù piatti. Geova ha una vibrazione sua di alto livello. Lui No. la vede? Sì, Sua, eh? sì, Non rubata, sua. no, sua, sì, sì, ma sua è bassissima. Ok. Lui ha una La vibrazione alza con... sua alzabile. Lui ha una vibrazione sua che è già, cioè, non è già alta, no, però è tipo a 2-3 milioni ed è Superiore a alta. quella di Yahweh? Sì, Ok. Allora decisamente. perché lui adora uno che ha una vibrazione, che è tutto, una vibrazione più bassa della sua? Perché lo adora, al limite il contrario. Yahweh diventerà un fan della sua Mm, presenza, fa dico quello religiosa. che fa sempre. Quindi l'ha ingannato Yahweh, gli ha raccontato delle Sì, palle. sì, sì. Non ci volesse molto, ma questo uomo non lo sapeva. No, non lo sapeva perché io vedo è come se tutta la verità gli fosse dietro, ok, di lui, e adesso lo Ok. stiamo facendo girare e gliel'abbiamo fatta vedere. Beh, E sai adesso, quando si mette la faccia di uno nella panna della torta? Bene, gliela spacchiamo sulla faccia sulla questa verità. informazione. Mhm, C'è una voglia di farglielo, guarda, prendegli la testa dalla nuca, mhm, bam, nella panna. mhm, E quando lui tira sulla testa, si lecca tutta la panna. mhm, Una bella lingua lunga. mhm, E tutta la panna che è sugli occhi se la mette in bocca. mhm, Buona la panna. Mm? mhm. Fatto? Sì, 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 Tale aureo? sì, sì. Ok, via. In questo caso la casa è pulita o ancora risente della cognata? No, c'è ancora la cognata perché lo interferiscono apposta per fare rispetto a lei. Ok, la casa però è occupata e vissuta da Agatha, quindi lo vedremo alla fine. Mhm. Va bene, questo l'abbiamo fatto. Casa esoterica dei sogni premonitori, in cui lei prova dolore fisico. Allora, ok, adesso è chiaro. C'era un pezzettino che non mi tornava perché vedevo un po' un'interferenza, un po' la sua capacità, ma non collimavano. Adesso è chiaro. Allora, è una sua capacità di vedere quello che succede, quello che succederà, ma l'entità quella che aveva l'entità mentale di tipo 2 non voleva che questo succedesse. Ok, sempre per il vecchio programma che gli avevano messo anche da piccola, che doveva dimenticarsi le cose. Qua invece era tutto il contrario e per loro non era funzionale. Quindi, nel momento in cui lei aveva dei sogni premonitori, l'entità mentale mandava degli impulsi e lei sentiva dolore fisico per far sì che lei si spaventasse di questa cosa e si allontanasse. Mhm. Ok, ma è una sua capacità sua di vedere quello che succederà.
Ok. quindi A non ne volte, deve avere paura, a perché volte era si legato. spegneva la TV. Sì, 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 anche quello, anche quello. Al- Allora, lì era sempre un altro meccanismo per far credere che non era un suo potere, ok? Quindi Mhm. lei aveva l- l'entità, sapevano che lei in quel momento, lì c'erano anche gli uomini del tempo. Adesso ti spiego il meccanismo perché è un po' più contorto. Cioè, senza entità, lei avrebbe visto cosa sarebbe successo nel futuro e boom. Ma siccome questo non era funzionale per l'entità, allora gli uomini del tempo fermavano un po' il tempo, poi l'entità mentale faceva spegnere la TV o la cosa elettronica, faceva un calo di corrente e poi lei vedeva quello che succedeva. Quindi era sempre una maniera per far sì che lei pensasse che non era un suo potere, ma che c'era qualcosa all'esterno e quindi un po' si spaventasse, si allontanasse da questa cosa. Non so Ok, quindi comunque erano interferenze. se- se- Il capitolo cartomanzia, I Ching e astrologia appartenenti al passato hanno eh, portato interferenze, rafforzato interferenze o niente? Allora, era un canale molto utilizzato dalle entità mentali e anche da Odino, sì, adesso me lo confondevo con l'altra che ho visto prima, per poterle mandare per fare i loro esperimenti energetici, ciucciare l'energia di anima, mandare gli impulsi e cose varie. Era un canale che loro avevano utilizzato molto facilmente, ecco, per loro era un'opportunità molto semplice, con poco dispendio di energia. Mhm. Quindi andavano, venivano, EDL, un po' sì, un po' no, cioè cambiavano, magari aumentavano, diminuivano dentro, fuori, impianti, non impianti, messaggi. Allora, la cartomanzia era molto interferita, quindi Mhm. arrivavano molti messaggi, la utilizzavano anche per mandare dei messaggi non veri alle persone che andavano da lei. Quindi la utilizzavano molto come canale per interferire sulle persone. Ok, va Mhm. bene. A quanto vibra adesso Agatha? Adesso è arrivata a 1 miliardo. Ok. La sua consapevolezza? 130%. Ok. Le sue vite precedenti sono sempre uguali? 2594? No, 1033. Ne ha più che dimezzate. Mm. Perché? Allora, c'è tantissimo rispetto alle entità mentali, Mhm. ok, che sempre più spesso io vedo che sono quelle che ritornano nelle varie vite. Sono abbastanza costanti i programmi, le entità mentali e quindi la maggior parte erano legate a quella cosa lì. Queste 1500 passa erano quelle legate al programma delle entità mentali. Mhm. Quindi le entità mentali sono già state scoperte e in qualche modo, senza andare al cluster, senza lavorare con Eh, l'avatar, lei ha eliminato delle vite che non servono più. sì, esatto, perché col fatto che il disincarnato se ne sia andato e abbia gettato l'entità mentale di livello 2, quindi Mhm. alla zerata, nel qui ed ora il programma delle entità mentali è stato eliminato. Anche nel cluster, adesso se io guardo, non c'è più. È andato via insieme a tutto questo. Va bene, andiamo nel cluster, ma contemporaneamente Mhm. lavoriamo con le vibrazioni, le frequenze Sì. di Agatha. Lei ha 1 miliardo, è un ottimo risultato partendo Sì. da 5 milioni. Lei può alzarlo, come ha visto bene in questa sessione, a livelli impensabili.
Arriva a 10 miliardi per ora. Ok. Vuole eliminare i contratti nell'avatar, nel cluster? Sì, sì, sì. Mentre alzava le vibrazioni vedevo proprio che è come se mandasse la sua vibrazione andasse anche al cluster e quindi pian piano sta dissolvendo tutti i contratti. Si può alzare la vibrazione del cluster? Sì, nel senso, se alzi le vibrazioni, i contratti vengono sciolti, perché tutti i contratti vibrano molto basso, cioè per poter esistere devono Mm, vibrare a vibrazioni basse, quindi se tu alzi le vibrazioni è come se si dissolvessero. mhm. Ok. Dimmi, quando i contratti si sono dissolti, perché lei li ha messi in un buco nero, e Mhm. a quanto sta in contemporanea proporzionalmente la vibrazione? Ok, tutto il cluster è chiuso in un portale definitivo e lei è arrivata a 20 miliardi e sta Bene, vibrando a 20 miliardi. come la vedi? La vedo come se volasse, come se avesse una gonna con cui vola. È risoluta adesso ad andare dall'avatar? Sì, sì. Ok, vediamo se fa tutto da sola. L'ha preso per una mano e l'ha lanciato dentro al portale definitivo. E adesso ci sta lanciando la scrivania, il computer, la sedia, tutto, tutta la postazione. Ed è una cosa strana, Mhm. diversa dal solito, cioè che non c'è mai. Lei ha buttato tutto nel portale definitivo e l'ha chiuso, però è come se rimanesse una specie di traccia della postazione e dell'avatar, Mhm. come se rimanesse il contorno, Perché? perché lei pensa di non poterlo fare, di non poter eliminare completamente l'avatar. Lei ha seguito il pezzo in cui dico all'ex stalker di tirar fuori le palle? Sì, Ok. ok, sta alzando le vibrazioni, Mhm. è arrivata a Con 100. queste vibrazioni alte, Sì. vada nel proprio corpo emozionale a togliere tutto quello che non serve, che vibra basso. Bassa autostima, tristezza, solitudine, rabbia, paura, tutto. Elena? Ah, ok. Mhm. Sembravi bloccata, Eh, scusa. ok. Mm. Che succede? Le ha proprio succhiate tutte, sì, vedo proprio questo canale di energia che viene succhiato e buttato in un portale definitivo e ci va anche automaticamente, vedo che ci va anche il contorno dell'avatar. Mhm. Ok, ha chiuso il portale definitivo. Mhm. Fatto. Ok, il contorno dell'avatar è andato. Sì. Adesso è stato facile. Sì, è andato in automatico insieme a tutta la pulizia del suo corpo emozionale. Cosa quindi le impediva di eliminare tutto? Bassa autostima? Sì, esatto. Ok. Va bene, tutto fatto. Ci sono ancora entità eteriche? No, no, Odino, Yedielle? no, no.
quello che non abbiamo visto, i soliti rettili, mantidi, che vabbè, non Sì, mi no, interessano più nessuno, quelle analisi lì le facciamo fare a quelli che parlano di egregore, creare, Mhm. co-creare, sono rimasti lì fermi al palo. Ok, entità mentali di qualunque tipo, di qualunque No, vita, no, 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 no. qualunque linea temporale è scollegata. Mhm. Impianti, quei 5 mi No, sembra, impianti che abbiamo via, sì, visto. Ok. via. Vite precedenti, numero finale. 350. 150. 300. 350. Sì. PSPE. 51 la PE, 49 la PS. Ok. Consapevolezza finale. 170%. Vibrazione. È arrivata a 100 milioni. Milioni? Sì. Scusa, 100 miliardi. Scusa. Miliardi. Ok. Sì, sì, no, no. Percentuale di utilizzo del cervello. Eh, poco più, 10,2. Bene. Mhm. Quali sono le cose che può fare per aumentare questa percentuale? Ieri con Sabrina abbiamo visto che in alcuni casi, per alcune persone, Mm. può essere esercitarsi col pensiero a spostare piccoli oggetti, tappi di bottiglie, così, Ah, latte ok. cinesi. Se si riesce con un certo allenamento, un allenamento vero e proprio, tutti i giorni 5 minuti, tutti i giorni 5 Mhm. minuti, Sì, quando si ottiene questo risultato, perché arriva prima o poi, si ha come lo sblocco di alcune zone del cervello, quindi si sale di sì, 2, sì, 3, esatto. 5 punti percentuale, perché Mhm. si capiscono i poteri che si hanno, si Sì, sì, capiscono sì, sì. davvero. Vale anche per Agatha? Vale per tutti. Ok, ma la Però telecinesi è lo step più semplice? per Agatha no, secondo me deve fare prima un altro step. Si deve allenare parecchio, vedo, nel proprio percepire l'aumento della sua vibrazione. Cioè lo deve proprio percepire intorno al suo corpo. Può essere, mi è venuto adesso, che può fare tipo spostare, allora sentire, magari si ferma, sente il suo corpo, sente una specie di sensazione intorno alle mani, ok? E man mano, e pian piano alza le mani e sente la differenza e poi le abbassa e sente la differenza. Ok, mi è venuto proprio questo tipo di allenamento così e sente la differenza. E Ok, così impara a sentire la sua vibrazione. E puoi immaginare che man mano che alza le mani la vibrazione si alza e quindi di conseguenza impara ad alzarla e poi abbassarla. Prima magari questa cosa qua. ok, la figlia e la nemica hanno preso le informazioni? La figlia è soddisfattissima, molto contenta di quello che ha visto, Ok, quello la che figlia si vede, è che già prende. liberata della questione Eh, Brasile? Sì? non ancora, però ha preso l'informazione, è consapevole e vorrà agire presto. È Ok, arrabbiata, anche ok. arrabbiata. La figlia ha paventato la possibilità di farsi iniezioni Mhm. per scherzo. Inizia a vedere, no, no, inizia a vedere che Ok, forse falle non è il vedere caso. bene che cosa Ah. succede nel caso. La nemica faccia quello che vuole. Bene, messaggio finale, messaggio finale, a un certo punto, messaggio finale della PS e PE di Agatha ad Agatha. Non è vero, quando ti hanno detto che dovevi tornare per soffrire, era solo... Non era vero che dovevi tornare per forza per soffrire. Si possono fare esperienze bellissime e noi vogliamo che tu sappia che insieme possiamo fare esperienze bellissime. Non è necessaria la sofferenza, assolutamente. C'è bellezza e abbondanza per ognuno e siamo qua per sperimentare questo e imparare che c'è l'abbondanza nei nostri poteri. Possiamo veramente arrivare a fare quello che vogliamo con il campo che ci sta intorno.
Ricordati questa cosa, sempre. Ecco, basta. Bene, sono completamente d'accordo. Mm, Ci mm, bombardano dall'infanzia che mm, siamo innanzitutto uomini, quindi la peggio espressione della creazione in assoluto, cosa totalmente falsa. Dio è proprio bravo, il gli uomini fanno contrario. Mm, schifo. È tutto il proprio il messaggio della contrario. religione cattolica, Mm, quant'altro. È totalmente, Dio non esiste se non siamo noi, mhm, e non noi che siamo Dio, e noi possiamo tutto. mhm. Siamo Sì, perfetti e possiamo tutto. Dobbiamo liberarci di una serie di cose, dobbiamo aumentare la percentuale di cervello. L'obiettivo è arrivare al mhm, 100% del cervello. Io voglio andare a vedere come Marte, se esiste Marte. mhm. Ok? E l'abbondanza è ovunque. Se col 100% del cervello io creo una pepita d'oro, fatevi i Sì. vostri calcoli. Bene Elena, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti.